Ok, partiamo. Proviamo a immaginare un oggetto che sembrava destinato a scomparire. Un computer degli anni '80. È visto da tutti come un fallimento commerciale pazzesco. E invece, in segreto, quell'oggetto ha finito per cambiare completamente il nostro mondo. Ecco, questa è la storia del NextCube. Per capire bene questa storia dobbiamo partire da qui, da una frase di Steve Jobs. La disse dopo aver visto l'interfaccia grafica e il mouse nei laboratori della Xerox. Lì capì una cosa fondamentale. Il futuro non è qualcosa che aspetti, è qualcosa che costruisci. E con la Next avrebbe provato a costruirselo da solo. Quella visione, vedete, non l'avrebbe mai più abbandonato. E così arriviamo alla domanda chiave di tutta questa vicenda. Una domanda che suona quasi come un paradosso, ma che racchiude l'essenza stessa del NextCube e della sua incredibile e totalmente inaspettata eredità. Per capire la nascita del cubo, però, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo capire l'esilio del suo creatore. Siamo a metà degli anni '80. Steve Jobs, il visionario che aveva creato il Macintosh, viene messo alla porta da Apple, sì, dalla sua stessa azienda. Ora, per chiunque altro sarebbe stata la fine della carriera, ma ecco, non per lui. Invece di mollare, Jobs ha fatto quello che gli riusciva meglio. Ha preso tutta la sua frustrazione, la sua ambizione, la sua visione e l'ha incanalata in una nuova, folle avventura. Quando una persona normale fallisce, magari si ridimensiona. Quando fallisce uno come Jobs, fonda un impero. E quell'impero aveva un nome: Next. Ed è proprio da questa avventura che nasce il vero protagonista della nostra storia. Una macchina così avanti con i tempi da sembrare, non so, un oggetto di scena di un film di fantascienza, un messaggero arrivato dal futuro. La sua filosofia di design si può riassumere in poche semplici parole. La prima? Elegante, pura eleganza. La seconda? Minimalista, zero fronzoli, niente di superfluo, solo la forma, l'essenza della funzione. E poi la terza, che è la più importante di tutte, potente. Perché tutta quella bellezza esteriore non era fine a se stessa, era la promessa di quello che c'era dentro. Guardiamolo un attimo più da vicino, un cubo perfetto, 30 cm per lato, fatto di una lega di magnesio nero opaco. Ogni singolo dettaglio era curato in modo ossessivo. Non era un computer, era una scultura tecnologica. Un oggetto che nel 1988 sembrava letteralmente piovuto da un altro pianeta. Ma la vera rivoluzione era all'interno. Pensateci un secondo. Un PC di quegli anni era come un cervello che poteva fare una sola cosa alla volta. Il NextCube, invece, con il suo sistema operativo, il Next Step, era capace di gestire 32 processi contemporaneamente. Non era un semplice passo avanti, era un salto nel futuro, un vero e proprio balzo generazionale. Eppure, come succede spesso con le cose troppo avanti, il mondo non era ancora pronto. E così il capolavoro di Jobs si è schiantato contro la dura realtà del mercato. Questo è il numero che racconta il suo fallimento commerciale. In 5 anni ne furono venduti solo 50.000, una cifra davvero irrisoria. E il motivo principale lo capiamo subito guardando questo grafico. La differenza di prezzo è abissale. Un PC o un Mac costavano già un bel po', ma il NextCube era su un altro livello. Era una macchina del futuro, certo, ma con un prezzo che nemmeno il presente di allora si poteva permettere. E a questo punto la storia del cubo avrebbe potuto finire qui. Una nota a piedi pagina nei libri di informatica. E invece no, è proprio nel suo fallimento che si nasconde la sua vittoria più grande. È qui che la storia prende una piega incredibile. Parliamo di qualcosa che oggi diamo totalmente per scontato, ma che ha definito la nostra epoca, il World Wide Web. Esatto, proprio quella rete di informazioni che, molto probabilmente, stiamo usando anche in questo preciso istante. E ora, attenzione, ecco la rivelazione. Il primo browser web della storia è stato scritto nel 1990 da Tim Berners-Lee e la macchina che ha usato per crearlo, proprio un NextCube. Ma non è finita qui. Il primo server web del mondo era anche quello un NextCube. Quel bellissimo fallimento di Jobs era diventato, in gran segreto, la culla della più grande rivoluzione tecnologica dei nostri tempi. Pazzesco! E non è ancora tutto. L'influenza del cubo non si è fermata al web. La sua anima, la sua tecnologia è sopravvissuta e, in modo quasi poetico, è tornata a casa.
Questa è la cifra, 430 milioni di dollari, che Apple pagò nel 1996 per comprare Next. Ma non stavano comprando l'hardware, che ormai era vecchio. No, stavano comprando il software, il sistema operativo Next Step e, cosa ancora più importante, con quell'accordo riportavano a casa Steve Jobs. E qui il cerchio si chiude in modo perfetto. Quel sistema operativo così avveniristico, Next Step, è diventato le fondamenta su cui Apple ha costruito il suo futuro. È diventato il cuore di macOS X, il sistema operativo che ha rilanciato l'azienda e ha definito i suoi prodotti per i decenni a venire. Quindi, pensiamoci un attimo, la prossima volta che usiamo un Mac o che scorriamo il dito su un iPhone, nel cuore di quel dispositivo batte ancora l'anima del cubo nero. L'eredità di quel fallimento ce l'abbiamo letteralmente tra le mani ogni singolo giorno. La storia del Next Cube, alla fine, ci lascia una lezione potentissima. L'innovazione vera non sempre coincide con il successo immediato. A volte le idee più rivoluzionarie hanno bisogno di tempo, devono trovare il loro posto nel mondo. E questo ci lascia con una domanda fondamentale, una domanda per il nostro tempo.